Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Amodivir, compressa di Malife Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Amodivir, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amodivir, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Amodivir, compressa? Amodivir, compressa è un farmaco a base del principio attivo aciclovir, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda di Malife Pharmaceuticals SRL. Amodivir, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Amodivir 35 compresse 800 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Di Malife Pharmaceuticals SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Aciclovir. Gruppo terapeutico. Antivirali. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Aciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante, escluse le infezioni da HSV nei neonati e le infezioni da HSV gravi nei bambini immunocompromessi. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster. Posologia. Alla confezione di aciclovir in sospensione orale è annesso un misurino dosatore con indicate tacche di livello rispondenti alle capacità di 5 e 10 ml. Adulti. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nell'adulto 200 ml 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4 ore, omettendo la dose notturna. Il trattamento va continuato per 5 giorni, ma può rendersi necessario un prolungamento nei casi di infezioni primarie gravi. Nei pazienti gravemente immunocompromessi, ad esempio dopo trapianto midollare, o nei pazienti con un diminuito assorbimento intestinale, il dosaggio può essere raddoppiato a 400 mg in compresse o 5 ml della sospensione o, in alternativa, può essere valutata l'opportunità di una somministrazione del farmaco per via endovenosa. La terapia va iniziata prima possibile e, nel caso di infezioni recidivanti, preferibilmente durante la fase prodromica od all'apparire delle prime lesioni. Terapia soppressiva delle recidive delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti 200 mg 4 volte al giorno ad intervalli di 6 ore. Molti pazienti possono essere trattati, con successo, con la somministrazione di 400 mg in compresse o 5 ml della sospensione 2 volte al giorno ad intervalli di 12 ore. Possono risultare efficaci anche dosaggi di 200 mg 3 volte al giorno ad intervalli di 8 ore o 2 volte al giorno ad intervalli di 12 ore. In alcuni pazienti si possono verificare recidive dell'infezione con una dose totale giornaliera di 800 mg di aciclovir. La terapia dovrebbe essere interrotta periodicamente ad intervalli di 6 o 12 mesi, per poter osservare eventuali mutamenti nella storia naturale della malattia. Profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi 200 mg 4 volte al giorno ad intervalli di 6 ore. Nei pazienti gravemente immunocompromessi, ad esempio dopo un trapianto midollare, o nei pazienti con un diminuito assorbimento intestinale, il dosaggio può essere raddoppiato a 400 mg in compresse o 5 ml della sospensione o, in alternativa, può essere valutata l'opportunità di una somministrazione del farmaco per via endovenosa. La durata della profilassi va considerata in relazione con quella del periodo di rischio. Trattamento dell'herpes zoster e della varicella 800 mg in compresse o 10 ml di sospensione 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4 ore, omettendo la dose notturna. Il trattamento deve essere continuato per 7 giorni.
Nei pazienti gravemente immunocompromessi, ad esempio dopo trapianto midollare, o nei pazienti con un diminuito assorbimento intestinale, può essere valutata l'opportunità di una somministrazione del farmaco per via endovenosa. La terapia va iniziata subito dopo la comparsa dell'infezione, infatti il trattamento ottiene risultati migliori se iniziato all'apparire delle prime lesioni. Bambini. Per il trattamento delle infezioni da herpes simplex e per la profilassi delle stesse negli immunocompromessi, nei bambini di età superiore a 2 anni il dosaggio è simile a quello degli adulti. Sotto i 2 anni il dosaggio è ridotto della metà. Per il trattamento della varicella, nei bambini di età superiore a 6 anni il dosaggio è di 800 mg in compresse o 10 ml di sospensione 4 volte al giorno. In quelli di età compresa fra 2 e 6 anni il dosaggio è di 400 mg in compresse o 5 ml di sospensione 4 volte al giorno. Il prodotto non va somministrato in bambini di età inferiore a 2 anni, non essendo stata stabilita l'efficacia e la sicurezza di impiego in questa fascia di età. La somministrazione di 20 mg/kg di peso corporeo, non superando gli 800 mg, 4 volte al giorno, permette un adattamento posologico più preciso. Il trattamento deve essere continuato per 5 giorni. Non sono disponibili dati specifici circa la soppressione delle infezioni da herpes simplex o di trattamento dell'herpes zoster nei bambini con normale funzione immunitaria. Per il trattamento dell'herpes zoster nei bambini con funzione immunitaria compromessa andrà presa in considerazione la somministrazione del farmaco per via endovenosa. Anziani. Nell'anziano la clearance totale diminuisce con il diminuire della clearance della creatinina associato all'avanzare dell'età. Nei pazienti che assumono alte dosi di aciclovir per via orale deve essere mantenuta un'adeguata idratazione. Particolare attenzione deve essere posta nel valutare l'opportunità di una riduzione del dosaggio in caso di pazienti anziani con funzionalità renale compromessa. Insufficienza renale. Nel trattamento delle infezioni da herpes simplex, in pazienti con ridotta funzionalità renale la posologia orale raccomandata non dovrebbe causare un accumulo di aciclovir al di sopra dei livelli ritenuti accettabili per la somministrazione del farmaco per via endovenosa. Tuttavia, in pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatina inferiore a 10 ml/min, si raccomanda di aggiustare la dose a 200 mg, somministrati 2 volte al giorno ad intervalli di circa 12 ore. Nel trattamento della varicella e dell'herpes zoster, si raccomanda di modificare la posologia a 800 mg in compresse o 10 ml di sospensione, somministrati 2 volte al giorno ad intervalli di circa 12 ore, in pazienti con insufficienza renale grave, clearance della creatina inferiore a 10 ml/min, ed a 800 mg in compresse o 10 ml di sospensione 3 volte al giorno, somministrati ad intervalli di circa 8 ore, in pazienti con insufficienza renale moderata, clearance della creatina compresa tra 10 e 25 ml/min. Controindicazioni: ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Generalmente controindicato in gravidanza e nell'allattamento, vedi punto 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Agitare la sospensione prima dell'uso. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il probenecida aumenta l'emivita media e l'aria sotto la curva delle concentrazioni plasmatiche dell'aciclovir. Altri farmaci che interferiscono sulla funzionalità renale potrebbero modificare la farmacocinetica dell'aciclovir. Tuttavia, nella pratica clinica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Almodivir, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Almodivir, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Poiché i dati clinici circa la somministrazione in gravidanza sono limitati, durante tale periodo il farmaco deve essere somministrato soltanto in casi di assoluta necessità sotto il diretto controllo medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti negativi dell'aciclovir sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. In alcuni pazienti, dopo somministrazione di aciclovir per via orale, si sono manifestati dei rash cutanei, prontamente scomparsi con l'interruzione della terapia.
A carico dell'apparato gastroenterico sono stati segnalati sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'aciclovir è solo parzialmente assorbito a livello intestinale. È perciò improbabile che si abbiano effetti tossici gravi anche nella eventualità che 5G di aciclovir vengano ingeriti in una sola volta. Non sono disponibili dati sulle eventuali conseguenze della ingestione di dosi maggiori. Dosi singole endovena fino a 80 mg/kg sono state somministrate accidentalmente senza effetti collaterali. Trattamento. Pazienti che abbiano ingerito dosi di aciclovir superiori a 5G vanno tenuti in stretta osservazione. L'aciclovir è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. L'aciclovir è un analogo nucleosidico-purinico sintetico con attività inibitoria, in vitro ed in vivo, nei confronti dei virus erpetici umani, comprendendo il virus herpes simplex, HSV, di tipo 1, proprietà farmacocinetiche. L'aciclovir è assorbito solo parzialmente a livello intestinale. Il picco delle concentrazioni plasmatiche, allo STEA di Statex Max, dopo dosi di 200 mg ogni 4 ore è di 3,1 mol, 0,7, dati preclinici di sicurezza. Mutagenicità. I risultati di un ampio numero di test di mutagenesi in vitro ed in vivo indicano che l'aciclovir non comporta rischi genetici per l'uomo. Cancerogenesi in studi a lungo, elenco degli eccipienti. Amodivir 800 mg compresse. Cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, povidone, magnesio stearato. Amodivir 400 mg/5 ml sospensione orale. Sorbitolo al 70%, glicerolo, cellulosa disperdibile, metile paridrossibenzoato, propile paridrossibenzoato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di amodivir, compressa a base di aciclovir sono aciclin, aciclovir ABC, compressa, sospensione, aciclovir Accord, compressa, sospensione, aciclovir Almus, compressa, sospensione, aciclovir Alter, compressa, aciclovir Aurobindo, compressa, sospensione, aciclovir Doc generici, compressa, sospensione, aciclovir Dorom, compressa, sospensione, aciclovir G, compressa, sospensione, aciclovir GIT, compressa, aciclovir Milan Generics, compressa, sospensione, aciclovir Pensa, compressa, aciclovir Sandoz, compressa, sospensione, cicloviran, compressa, Neviran, compressa, sospensione, Tuclor, Zovirax, compressa, sospensione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.